Ciao ragazzi, sono Vincenzo, questo è il mio canale, benvenuti su Bit & Bit. Oggi vi mostrerò un video dove caricherò dei prodotti sulla piattaforma WooCommerce WordPress. Questo video potrà esservi utile nel caso dovete gestire degli articoli oppure non ricordate delle prassi che sono cambiate magari su questa piattaforma. Quindi vi lascio alla visione di questo video e noi ci vediamo tra poco. Ciao! Requisiti. Allora, prima di cominciare a mostrarvi questo video, dovete sapere delle cose. Che quando si carica un prodotto dobbiamo attenerci a delle cose. Quali sono queste cose? Dobbiamo avere, cioè tu prima di partire con un articolo sul sito devi avere un'immagine, una descrizione, una breve descrizione, il prezzo. Adesso ve lo faccio vedere a video. Dobbiamo avere nome articolo, uno SKU, un prezzo, la descrizione, una breve descrizione, quindi l'immagine. Dobbiamo conoscere il peso. Se vogliamo possiamo scrivere la nota del fornitore. Questo serve a voi per sapere da chi vi state fornendo. Poi dobbiamo sapere che stock abbiamo, la categoria e la sottocategoria. Una volta che noi sappiamo questo, possiamo iniziare a caricare un prodotto. Queste sono le cose da sapere: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Sono 11 cose per un solo articolo. Semplice. Adesso possiamo andare avanti e vi mostrerò il video. Iniziamo. Abbiamo il caso, abbiamo avuto un sito dal nostro programmatore, oppure siamo stati noi a creare questo sito. Quando facciamo il login, una volta entrati nel nostro sito web, ci troveremo in una pagina simile a questa. Se dobbiamo inserire un solo prodotto, basta andare qui, questa icona sotto a WooCommerce, c'è scritto tutti i prodotti, aggiungi un nuovo prodotto, marchi, categoria, attributi eccetera. Può sembrare strano, ma alcune volte bisognerebbe prima creare una categoria e poi i prodotti. Però in questo esempio inizieremo a caricare un solo articolo. Cliccando qui accederemo direttamente alla pagina dove si caricano i prodotti. Quindi qui scriviamo ad esempio cellulare, per seizzare la pagina, perché questo sarà il tipo di URL che noi andiamo a pubblicare. Quindi quello che noi scriviamo qui è molto importante per i motori di ricerca. Quindi andiamo a scrivere cellulare oppure termine generico va bene come chiave. Andiamo a scrivere ad esempio Motorola, ok? Facciamo ad esempio che 256 GB. Questo titolo, come già vi ho preannunciato, è molto importante per seizzare la pagina. Quello che ci serve adesso è sapere delle cose fondamentali, ad esempio la descrizione del prodotto, il prezzo del prodotto, e se dobbiamo rispettare dei criteri di peso. Questo poi dipende anche dal tipo di e-commerce che è stato creato. Con dei plugin comunque è gestibile la spedizione tramite zona e peso. Ad esempio, mettiamo il caso che questo Motorola pesa 1 kg con tutto lo scatolo, sai, la confezione e tutto, pesa 1 kg. Quindi questo qui va a incidere sul prezzo al momento della spedizione, e questo noi lo dobbiamo sapere a priori. Quindi andiamo nell'inventario e andiamo a dargli un codice. Questo codice sarebbe il codice di archivio o SKU del vostro fornitore in questione. Mettiamo il caso che il nostro fornitore si chiama AD, mettiamo il caso, e facciamo che questo è il primo prodotto. Stiamo creando un listino, ce lo stiamo creando noi. Qui ci mettiamo l'UPC, le AN, quello che noi abbiamo in possesso. Mettiamo il caso che questo, e mi raccomando che comunque non bisogna comunque inventarlo. Questo se ce l'avete bene, se non ce l'avete meglio non metterla proprio. Quindi non glielo metto, non c'ho il codice a barra, quindi lo lascio così. Lo status di magazzino. Allora, noi possiamo scegliere se avere una quantità in magazzino, ad esempio è ordinabile. Abbiamo solamente magari sul nostro scaffale qui, in questo momento, oppure sappiamo che stiamo facendo un tipo di e-commerce che fa triangolazione, abbiamo un listino
in un formato di calcolo come questi qui. Adesso vi faccio vedere. Poi potete utilizzare quello che volete, potete utilizzare OpenOffice, che anche diciamo è gratuito, si scarica tramite internet, quindi scrivete OpenOffice download su Google, tipo questo, e vi apparirà la pagina per scaricarlo. Questo è gratuito, ok? Quindi è molto diverso da Excel che è a pagamento. Abbiamo tipo un foglio di lavoro del genere, oppure questo qui. Adesso chiudo questo, magari metto questo qua che è gratuito, oppure possiamo utilizzare Google Sheets. Allora, quindi stiamo facendo un articolo che si chiama così, si chiama cellulare Motorola, così. Quindi lo andiamo a segnare qui. Eccolo qua. Adesso questa prima riga, questa prima cella, possiamo dire che è il nome. Adesso ve lo faccio a schema, così cominciamo a capirci. Nome, articolo, SKU, questo è quello lì che vi dicevo prima, quindi AD come era 01. Qui abbiamo ad esempio il prezzo, quindi lo scriviamo soprattutto, e ci scriviamo ad esempio che costa 150. Qua gli mettiamo magari la descrizione. È molto anche importante la breve descrizione. Poi se abbiamo dei formati FTP oppure qualche cloud che possiamo utilizzare, qui possiamo mettere anche URL, immagini, peso. Ecco qua, questi qua sono diciamo le cose più importanti da sapere. Ovviamente qui potete anche creare delle note del fornitore. Ad esempio qui facciamo AD azienda. Facciamo anche un'altra cosa, che lo stock, e questo è quello che vi volevo indicare. Lo stock, il nostro fornitore ce n'ha 5, ok? Quindi noi non possiamo superare una soglia di 5. Poi ci sono diverse modalità, perché magari conosciamo il fornitore. Mettiamo il caso che noi comunque se lo stiamo caricando manualmente, quindi andiamo a fare 5. Quindi se noi vendiamo 5 prodotti, che sono questo Motorola, il sistema bloccherà la vendita. Quindi quando ci troviamo a 0, il cliente non può acquistarne più. Se invece possiamo fare un ordine arretrato, perché sappiamo che poi andrà in fornitura, possiamo anche decidere di mettere questi qua. Ma per adesso va bene così, ok? Questo qui è l'avviso che ci arriva sull'email. Ad esempio, guarda, sta arrivando ad articoli 2 perché ne ha venduti 3 e ti dice guarda, attenzione, si è rimasto a 2, quindi ne abbiamo venduti 3. Ti manda un'email di avviso per tempo, no? Ci avvisa. Mettiamo il caso che è un articolo che se ne può acquistare solo uno per carrello. Questa è proprio la parola giusta, calibrata per questo tipo di funzione che sta sotto. A noi non interessa, il cliente può anche acquistarlo. E quindi noi per adesso stiamo utilizzando un tipo di esempio in questo modo. Mettiamo il caso che non abbiamo una descrizione perché lo stiamo inventando, no? Facciamo che andiamo su Perplexity, perché secondo me è il migliore per quanto riguarda un tipo di ricerca online. Andiamo a fare così, andiamo a fare crea una descrizione e una breve descrizione tecnica del cellulare Motorola 256 GB. Poi più dettagli gli mettete, lui più vi trova quello lì, l'articolo diciamo giusto. Quindi qua stiamo facendo un esempio. Questo qui sicuramente la descrizione, questa è qua la descrizione tecnica. Ora come lo vogliamo dividere? Dipende anche un po' dal tipo di grafica che è il vostro e-commerce. Mettiamo il caso che noi andiamo a fare descrizione del prodotto, quindi la descrizione del prodotto ci metterei questa qui, no? Ok, e noi gliela mettiamo, copia e incolla, oppure se stiamo creando un listino andiamo in descrizione,
e lo copiamo qua. Eccolo qua. Qui breve descrizione, mettiamo il caso che questo sia una breve descrizione e gliela mettiamo nella breve descrizione. Come già vi ho detto prima, dipende dalla grafica del vostro e-commerce. Comunque abbiamo salvato tutti i dati che ci servono, perché magari dobbiamo fare più di un prodotto, quindi stiamo facendo doppio esempio. Peso abbiamo detto 1 chilo, già gliel'abbiamo messo, e stock 5. AS invece di AS era AD, Moscù. Quindi mi fermo un attimo, riflettiamo. Noi siamo partiti con l'esempio a creare un solo prodotto, quindi è semplice, basta cliccare qui, aggiungi un prodotto, gli devi mettere comunque il titolo e gli devi mettere un'immagine, poco ma sicuro. E poi dobbiamo metterci la descrizione, è proprio una cosa, una prassi da fare, è una descrizione tecnica, ok? Poi dobbiamo metterci un prezzo, quindi abbiamo detto 150, magari gli mettiamo un prezzo di offerta in vetrina a 130, quindi l'utente vedrà uno sconto. Dipende anche dal vostro tipo di e-commerce, cioè dalla grafica. La categoria la troviamo qua a destra, quindi andiamo a fare aggiungi nuova categoria se non esiste. Se già è serializzata, ad esempio, mettiamola qua in prodotti. Io ho già la categoria, quindi utilizzerò questa qua. Una volta che abbiamo soddisfatto i criteri, che sono questi qua principalmente, dobbiamo caricare l'immagine. Quindi io, avendo già un'immagine, mi vado a prendere quella lì che già ho, quindi la prendo dalla cartella che ho creato, quindi andiamo a metterla qua dentro, la trasciniamo, aspettiamo il caricamento e importiamo l'immagine. Dove l'abbiamo messo? Immagine del prodotto, ok? Niente di difficile. Quindi in questo modo abbiamo un prodotto completo. Da questo momento in poi abbiamo caricato un prodotto. Premiamo su pubblica e aspettiamo che il sistema carichi. Eccolo qua. Dove è andato a finire il nostro prodotto? Come già vi dicevo prima, il titolo è molto importante, perché abbiamo creato una pagina che viene divulgata online, che si trova con questo URL qui. Quello che è importante è il titolo, perché noi stiamo divulgando una pagina online, quindi sta succedendo che noi stiamo indicizzando. Adesso vi faccio vedere questo tipo di articolo come esce sul mio sito, ma non è per e-commerce, quindi lo vedete, ma sarà un brutto spettacolo perché non è per e-commerce. Quindi abbiamo creato in offerta, abbiamo creato la descrizione tecnica, la descrizione sta qui, il prezzo lo mostra qui, e ovviamente non vi fa vedere altre cose perché non è un sito divulgato eccolo qua, sta qua sopra il prezzo. Non è comunque un sito divulgato all'e-commerce, l'ho fatto solo per usare un tipo di esempio. Quindi infatti non so neanche se c'è il carrello. Comunque noi abbiamo fatto questo tipo di esempio e abbiamo ottenuto che abbiamo avuto questo articolo e l'abbiamo caricato correttamente sul nostro e-commerce. Come si gestisce il catalogo? Allora, mettiamo il caso invece noi dobbiamo rettificare questi prodotti. Ci spostiamo sempre in riferimento a questa colonna nera, andiamo in tutti i prodotti, mettiamo il caso ci troviamo in una lista confusionale. La prima cosa da sapere è impostazioni della schermata. Cosa vogliamo vedere in questa schermata? I tag ci interessano? No. Vedi? Si accorcia. Categorie ci interessano? No. Oppure le mettiamo se vogliamo al contrario. Se vogliamo caricare più prodotti alla volta in questa pagina, in una sola pagina, dobbiamo ponderare ovviamente secondo il piano hosting che abbiamo per capire un po' la situazione. Comunque vi consiglio di mettere 200 e di non superare questo tipo di parametro se avete magari un hosting performante.
Se no, magari mettete un 150 oppure potete mettere a un 100 e poi fate su applica. Adesso lo facciamo insieme. Si fa qui, vedi? Postazione schermata. Quindi andando in tutti i prodotti ci troviamo nella schermata e andiamo a fare questo. Questo tiene conto se vogliamo vedere delle cose, ad esempio UPC e AN. Possiamo anche cliccarci sopra per accorpare meglio la pagina, l'elenco, no? E quindi abbiamo questo elenco. Ora mettiamo il caso noi dobbiamo mettere un modello uguale, quindi sarà lo stesso, magari lo stesso prezzo, lo dobbiamo rettificare oppure lo dobbiamo clonare. Cliccate su duplica oppure cestina se vogliamo eliminare quel prodotto. E poi ci sono diverse funzionalità. Facciamo ad esempio un esempio su duplica per creare un duplicato di questo prodotto, così magari non dobbiamo caricare sempre una foto, non dobbiamo fare sempre le stesse procedure, magari dobbiamo solo modificare il nome, magari un modello di 64 GB. Qui modificate anche, se no vi esce un URL simile, copia, penso che non è plausibile, copia e incolla, cioè fate così, trascinate il cursore, copia, così incolla, fate su ok e già l'ha cambiato. Una volta che avete fatto questo, ovviamente rettificando poi il prezzo reale, facciamo il caso 100 invece di 120, cliccate su pubblica. In questo caso abbiamo già pubblicato un prodotto finito. Cambierà ovviamente poi tutte le caratteristiche e lo andate a fare magari su un'intelligenza artificiale tipo Perplexity. Quello che cambia in altri hosting che vi promettono questo tipo di intelligenza artificiale lo fa già in questa pagina, magari compare qui sopra, ma è la stessissima cosa se andate verso Perplexity o altri siti di intelligenza artificiale, basta dargli in pasto, diciamo, quello che voi state cercando di inserire. E qui abbiamo ottenuto, quindi cliccando qui in prodotti, tutti i prodotti, abbiamo ottenuto quindi un terzo prodotto nuovo. Come vediamo è già stato rettificato con il prezzo e tutto quanto. Ovviamente poi cambierà anche lo SKU, però ha capito che questo è il secondo, perché qua l'abbiamo numerato. Se avevamo delle lettere magari faceva 1, 2 stesso lui, però vi consiglio comunque di fare una piccola rettifica. Ad esempio lì avevamo 02 e io voglio seguire il mio andamento e facciamo 02 perché sono pignolo, perché ovviamente la mia lista è così e lo facciamo così. Mettiamo il caso invece ci troviamo in una situazione che questo articolo prodotto non viene più caricato sul nostro sito, non viene più fornito. Andiamo a cliccare semplicemente su cestina, su questo tasto rosso. Cosa succede? Che l'articolo viene mantenuto in questa specie di cartella sul nostro sito, dove noi clicchiamo sopra e vediamo i prodotti eliminati. Se lo vogliamo ripristinare lo ripristiniamo, se no facciamo su elimina. Come posso cercare una serie di prodotti nel mio catalogo? Ripristiniamo quest'articolo, andiamo sui pubblicati, anzi andiamo su tutti. Mettiamo il caso quindi abbiamo 24 pubblicati. Mo avevamo un e-commerce già pieno zeppo di articoli. Noi volevamo cercare solo questo, cellulare, o magari per SKU cerchiamo AD-0, che però è la stessa cosa. Cliccando su via ti filtra la lista dei prodotti. Se vuoi avere altri argomenti,
Scrivi nei commenti cosa ti occorre sapere. Sarò felice di aiutarti per un prossimo contenuto. Noi ci vediamo nel prossimo video, ma mi raccomando lasciare un mi piace ed iscrivervi al canale, attivate la campanella se siete intenzionati a seguire tutti i video che caricherò man mano sul mio canale. Quindi non ci resta che salutarci, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!